questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia che io ho deciso di chiamare Coraline. Per quanto riguarda il filato, e poi vi dico anche il resto, io ho utilizzato il filato dell'Adrian Fil in linea Totalino, che se ricordate io ho già utilizzato l'anno scorso per realizzare la maglia Crystal. Questa volta ho usato questo colore, che è il colore corallo, e vi dico già che per poter realizzare questa maglia, che è una taglia S ma come vedete va larga, io ho utilizzato 4 gomitoli, lavorando sempre solo con l'uncinetto 4,5. Vi faccio vedere anche altri colori presenti sempre sul sito. Guardate questo che meraviglia, è un 100% lino, quindi è un filato perfetto per poter fare anche le creazioni da poter indossare anche a settembre. Infatti io per questo l'ho fatta con le maniche più lunghe. In realtà però questa maglia mi è stata suggerita da una di voi. Io a questo punto, e anche utilizzando lo stesso colore ma un altro filato, avevo realizzato una maglia a giro maniche estiva e mi è stato chiesto di poter realizzare con lo stesso punto una maglia con maniche e con le maniche un po' più lunghe, quindi o 3/4 o anche maniche lunghe. Io ho deciso di fare la maglia a 3/4, ma voi potete allungare le maniche e farle quindi a maniche lunghe. Mi raccomando, per la taglia M vi occorrono 5 gomitoli, 6 gomitoli per una taglia L, ma se dovete andare ad aumentare le maniche, quindi a fare la manica lunga perché la volete utilizzare anche in inverno con sotto un lupetto, in quel caso vi consiglio di andare ad aumentare di un gomitolo, anche se siete taglia S. Altra cosa, se siete taglia S e volete fare comunque le maniche anche un pochino più lunghe delle mie, dovete andare a prendere comunque un quinto gomitolo, perché io del quarto gomitolo me ne è rimasto veramente pochissimo. Dicevo, quindi questa maglia mi è stata suggerita da una di voi e io per fare le maniche ho adottato la tecnica che è quella che mi piace di più, ossia quella di fare 2 rettangoli, uno per il dietro, uno per il davanti, che ogni rettangolo la lunghezza corrisponde appunto alla lunghezza delle maniche, andarle a unire e poi lavorare in tondo la parte sotto della maglia. E in questo caso quindi ho fatto 2 rettangoli con il rettangolo avanti che ha un motivo in più rispetto a quello dietro, e questo è il risultato. La lavorazione è semplicissima, per quando facciamo i rettangoli è un giro che va sempre ripetuto, quando poi andiamo a fare la maglia diventano 2 giri che vanno sempre ripetuti. E io, per allargare poi un po' la lavorazione sotto, perché non la volevo molto stretta, voglio poterla indossare anche sopra dei jeans larghi, sono andata a modificare il punto aumentando una catenella piuttosto che andare a cambiare l'uncinetto. Quindi anche in questo caso con questo tipo di punto possiamo andare a fare più catenelle per allargare la lavorazione. Tenete sempre presente che però quando andiamo ad aumentare le catenelle la lavorazione viene più larga, quindi magari il mio consiglio per le taglie più grandi: andate ad aumentare di una catenella e cambiate uncinetto passando dal 4,5 al 5, così allargate ma non vi viene quella cosa troppo forata. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla. Vi ricordo che attualmente le spedizioni sono ferme per le ferie, ma a fine agosto riprenderemo con le spedizioni, quindi voi potete comunque acquistare i vostri filati, metterli nel carrello e poi appunto poter avere il pacco appena riapro con le spedizioni, quindi vi faccio partire subito i vostri pacchi. Detto ciò, come sempre mi raccomando, se decidete di realizzare la creazione mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato Totalino, che è un 100% lino dell'Adrian Fil. Il colore che ho scelto io è questo qua, che è il numero 64, ed è bellissimo questo colore corallo, ma qui come potete vedere ci sono anche altri colori, c'è il bianco, in realtà è più un bianco scuro, c'è quest'altro colore e sul sito ne trovate anche altri. La realizzazione di questa maglia sarà quella classica che facciamo spesso e che io adoro, ossia fare 2 rettangoli la cui lunghezza è la lunghezza che va da un braccio all'alto, l'altezza invece è l'altezza degli scalfi. Faremo 2 rettangoli, quello avanti avrà un motivo in più rispetto a quello dietro e le catenelle iniziali sono appunto la lunghezza di questo rettangolo, quindi si va da un braccio all'altro. Più motivi mettete, più le maniche vi verranno lunghe. Io ho deciso di fare delle maniche quasi a 3/4, quindi che comunque mi arrivano prima del gomito, però voi potete farlo anche più lungo. Ora, per il rettangolo avanti, lavorando con l'uncinetto del 4,5, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 4 catenelle
catenelle, a cui vanno aggiunte altre 3 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Ora per il mio dicevo, per il mio rettangolo avanti io monterò 107 catenelle, mentre per il rettangolo dietro ne monterò 103. Questo perché, come vi ho detto, rispetto al rettangolo avanti il rettangolo dietro ha un motivo in meno, visto che abbiamo 4 catenelle per il multiplo, e quindi posso fare questo giochetto per avere lo scollo meno teso sul davanti e anche la maglia più larga sul seno sul davanti. Per quanto riguarda le taglie più grandi rispetto alle mie, allora se volete le maniche uguali alle mie, io vi direi taglia M, mettete soltanto un motivo in più per rettangolo, quindi se io ho fatto 107 per il davanti, voi ne fate 111. A taglia L mettetene 2 motivi, quindi dovete aumentare di 8 catenelle rispetto al mie 107. Taglia XL mettetene 3. Questo se volete solamente aumentare giustamente il corpo ma non le maniche. Se poi volete aumentare anche le maniche, in quel caso andate a fare più motivi rispetto a me, decidendo appunto quanto volete che siano lunghe le vostre maniche. Detto ciò, quindi io qui vi faccio vedere un piccolo campione di come andare a realizzare questo motivo, che vi dico già, per i 2 rettangoli è un giro che va sempre ripetuto. Andiamo a fare il nostro primo giro. Vado a realizzare 2 catenelle che sono mia prima maglia alta, salto la prima delle catenelle di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado a realizzare 2 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Di nuovo 2 catenelle, 1, 2, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle e di nuovo salto 3 catenelle di base, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Devo fare questo quindi per tutto il mio primo giro, quindi vado sempre a fare 2 catenelle e salto 3 catenelle di base e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi davvero semplicissimo. 2 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vi faccio vedere la fine del giro, quindi vado a fare sempre vado a fare sempre 2 catenelle, salto 3 catenelle, vado a fare le mie 3 maglie alte, scusatemi, devo tirare un po' di filo, quindi vado a fare le mie 3 maglie alte, una l'ho fatta, vado a fare la seconda e la terza sempre nella stessa catenella di base, chiudo il giro saltando 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, entro nell'ultima e vado a fare un'altra maglia alta. Come sapete io preferisco fare sempre qualche catenella in più che poi vado a sciogliere, questo per avere la sicurezza comunque meglio in più che in meno e dover sfilare tutto da capo, quindi si possono sfilare tranquillamente le maglie. Adesso, come vi ho detto, vedete qui abbiamo iniziato con 2 catenelle e abbiamo finito senza fare le catenelle. Adesso giriamo, andiamo a fare il giro che poi ripeteremo sempre e andiamo a fare quello che abbiamo fatto. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho la terza delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e si ricomincia da capo. 2 catenelle, vado dove ho la terza delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e di nuovo vado dove ho la terza delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo quindi per tutto il giro, vado a fare sempre dove ho la terza maglia alta le mie 3 maglie alte, separandolo da 2 catenelle, quindi 2 catenelle, vado a fare le ultime 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e
termino il giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi senza fare le catenelle di separazione. Una e due, e abbiamo terminato così il giro e si ricomincia da capo. Quindi quando inizio il giro io vado sempre a fare le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, la seconda maglia alta, le 2 catenelle e poi direttamente il gruppo di 3 maglie alte sopra l'ultima delle mie maglie alte. In questa maniera avremo i gruppi di 3 maglie alte alternate e finiremo sempre il giro andando a fare le ultime 3 maglie alte. Non facciamo più le catenelle ma andiamo direttamente a fare le 2 maglie alte finali. In poche parole adesso vi faccio vedere come sta avvenendo, quindi, perché io già ho proceduto qui. Vedete, questa è la lavorazione che stiamo facendo. Quindi adesso vi dirò naturalmente nel seguito del video quanto mi è venuto alto, quanto farò alto i rettangoli e i suggerimenti per le taglie più grandi. Poi andremo a vedere come fare il corpo della maglia e continuare la lavorazione con lo stesso punto. Allora, ho terminato il mio primo rettangolo, che è quello avanti, vi ricordo che è lungo circa 78 centimetri. Ho ripetuto il giro per 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 giri totali, e a me come altezza il mio rettangolo è venuto 15 centimetri, che come altezza va più che bene. Mi raccomando però, per le taglie più grandi, taglia M, andate a fare almeno 3 giri in più rispetto a me, taglia L almeno 6 giri in più rispetto a me. A questo punto vado a fare anche l'altro rettangolo e poi vediamo come procedere per la lavorazione. Allora, ho terminato anche il secondo rettangolo, che vi ricordo l'ho fatto con un motivo in più rispetto a quello del davanti, quindi quello dietro ha un motivo in più rispetto a quello avanti. Per poter mettere i marcapunti io sono andata a fare in questa maniera: ho contato il gruppo di maglie, di 3 maglie alte, ne ho messe 7 libere per manica, sia avanti che dietro, sia a destra che a sinistra, e subito dopo sono andata a mettere il mio marcapunti. Mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie, io poi mi ritrovo con 3 6 9 con 11 gruppi di 3 maglie alte per il davanti e 10 gruppi di 3 maglie alte per il dietro, perché appunto ho fatto, come vi ho detto, un motivo in più rispetto a quello, al rettangolo davanti rispetto a quello dietro. Ora, le altre taglie più grandi delle mie, io vi ho consigliato rispetto a me, taglia M, di fare almeno 2 motivi in più per rettangolo e 4 motivi in più per rettangolo per la taglia L, ma di andare a fare qualche aumento in più se volevate fare le maniche più lunghe. Quindi quei 2 motivi e 4 motivi che vi ho fatto mettere in più, mi raccomando, li dovete andare a mettere per il corpo della maglia. Quindi se io davanti ho 11, taglia M dovete averne 13, taglia L ne dovete avere 15, dietro invece ne dovete avere uno in meno. Detto ciò, quindi possiamo continuare a fare la nostra lavorazione per andare a realizzare il corpo della maglia. Allora, per lavorare il corpo della maglia io lavorerò sempre con uncinetto del 4,5 e lavoreremo sempre lo stesso punto, solo che adesso i giri da fare saranno 2, non sarà più uno, e iniziamo dal primo. Allora, io qui ho il mio marcapunti messo, quindi vado a fare una maglia alta prima dell'archetto, prendo il filo e vado a fare una maglia alta entrando sia avanti che dietro dell'archetto, e poi vado a fare una maglia alta nell'archetto del dietro. In questo modo ho ottenuto le mie 3 maglie alte e ho chiuso anche la lavorazione. A questo punto, vedete, noi dobbiamo continuare a fare l'alternanza dei nostri gruppi di 3 maglie alte, che prima venivano fatti con un solo giro, adesso ne dovremo fare 2. Andiamo a fare 2 catenelle, entriamo nella prima delle nostre 3 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 3, 2 catenelle, si ricomincia da capo, andiamo nella prima delle 3 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, e si continua così per tutto il giro. Però io adesso continuerò fino ad arrivare al secondo marcapunti e farvi vedere come passare di nuovo dalla parte dietro alla parte avanti. Ricordatevi che dobbiamo andare a fare le 3 maglie alte nella prima maglia alta del gruppo di 3 del giro precedente, questo per continuare ad avere la lavorazione alternata. Ok,
Ok, sono arrivata al secondo marcapunti, ho fatto le 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, entro nell'archetto del dietro, in questo momento è perché ce l'ho sul davanti, del davanti, quindi vado a fare una maglia alta entrando sia nell'archetto dal davanti che nell'archetto del dietro, una maglia alta entrando nell'archetto del davanti, quindi posso togliere il mio marcapunti perché ho chiuso la lavorazione. E adesso continuo a lavorare il giro, quindi torno a fare 2 catenelle e a fare 3 maglie alte nella prima maglia alta, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte nella prima maglia alta. Continuo a lavorare in questa maniera per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte e le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e a questo punto posso fare il nostro secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro altre 2 maglie alte, 1 2 catenelle, questa volta entro nella terza delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 3, 2 catenelle e si ricomincia da capo andando a fare di nuovo 3 maglie alte sopra l'ultima delle mie 3 maglie alte. Ricordiamo, stiamo lavorando in questa maniera per poter alternare sempre i nostri gruppi di 3 maglie alte, quindi 2 catenelle, entro nella terza maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, 3 maglie alte. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi di nuovo il primo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le due catenelle, quindi entro sempre nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Adesso si ricomincia facendo le 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi vado a fare 3 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, 2 catenelle, entro nella prima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. Quindi i giri da ripetere sono 2. Nel primo giro le 3 maglie alte vanno fatto nella prima maglia alta del gruppo di 3 del giro precedente, mentre nel secondo giro le 3 maglie alte vanno fatte sopra la terza maglia alta. Questo ci permetterà di avere alternate i nostri gruppi di 3 maglie alte come abbiamo fatto in alto nella nostra lavorazione. Bene, io continuo quindi a lavorare, vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere questi 2 giri per arrivare quindi alla lunghezza necessaria. Allora, io ho terminato il corpo della maglia, ho ripetuto i 2 giri per 14 volte, ma dopo la 10ª volta sono andata ad aumentare il numero di catenelle passando da 2 a 3, questo per averla più larga sui fianchi, quindi più morbida. Infatti vedete, fa questa forma qui che si allarga proprio perché da 2 catenelle dopo le 10 volte che ho ripetuto i 2 giri sono andata a fare la separazione di 3 catenelle lasciando tutto il resto invariato. Una volta fatto ciò sono andata a cucire le maniche, le ho cucite sotto fino a dove avevamo il marcapunti e anche sopra vi dico subito che io ho cucito per un totale di 23 volte. Mi raccomando, per le altre taglie rispetto a me andate a mettere i marcapunti a provarvi la maglia, dovendo aver messo dei motivi in più rispetto a me. Se l'avete messi solo per il corpo, io vi consiglio di andare a cucire anche voi solamente massimo 1 centimetro in più. Se invece poi avete allungato anche le maniche, in quel caso dovete cucire anche di più. Tenete presente che a me lo scollo è di circa 28 centimetri, quindi in base a quello voi capite se lo volete fare più largo o più stretto. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.